Amiche e amici cacciatori, ben trovati. Siamo in Baschieria e Pellagri con l'amico Gianluca Buongiorno a tutti. Gherolini. Tante soluzioni per un'unica grande passione. Parliamo di caccia al cinghiale, sappiamo che raccoglie tantissimi cacciatori appassionati. Perché tutta questa gamma, tutta questa offerta? Quali sono le caratteristiche quindi specifiche delle diverse soluzioni? Allora, direi che sulla linea Big Game Baschieria ha veramente una schiera nutrita di tipi di proiettili e di cartucce. Abbiamo 8 tipi di palle da caccia, quindi una varietà veramente molto ampia, direi unica nel suo genere, e che spazia da cartucce con delle caratteristiche di un certo tipo a cartucce che vanno su caratteristiche soprattutto di massa completamente diverse. Possiamo fare una piccola sintesi di ogni tipo di palla per far capire a chi ci sta ascoltando quali siano le peculiarità di queste cartucce e soprattutto in quali scenari siano preferibili gli utilizzi di queste munizioni. Io suggerirei, partiamo da quella che è un'alternativa al piombo, che è anche un argomento, Certo. diciamo, di grande attualità, quindi per dove il piombo non è consentito abbiamo questa tipologia di... Abbiamo una cartuccia specifica che abbiamo sviluppato alcuni anni fa, che ha la peculiarità di avere una palla in stagno. Lead free. Quindi lead free è una cartuccia che ha una palla da 22 grammi e mezzo, molto leggera. La palla apparentemente come volume è grande quanto una palla normale, il materiale ha una densità minore, quindi la palla è molto più grande. Abbiamo mantenuto come profilo apicale quello della nostra palla BEP, quindi una profilatura rotondeggiante con una piccola cavità centrale. Perché? Perché questa palla, unita a una velocità di 600 metri al secondo, esprime tutta la sua potenza balistica in una cessione brutale di energia. La punta rotonda con questa cavità è utilizzabile soprattutto e preferibilmente negli ambiti medio ristretti, quindi caccia nella macchia, caccia nel bosco, in zone dove si deve improvvisare una fucilata bruciante. Questa, a forza dei suoi tanti chilogrammi di energia e della sua capacità di shock data dall'alta velocità, ha un effetto veramente notevole. Quindi una cartuccia che potremmo consigliare anche ai tracciatori, ai canettieri. Certo, è perfetta. Per chi spara È perfetta. ovviamente alle brevi distanze. È perfetta anche perché con una palla così veloce, come poi vediamo anche in seguito, non dico che azzeriamo, ma riduciamo fortissimamente la pericolosità dei rimbalzi. Palla immediatamente successiva, direi di passare a questo punto su una linea di peso, alla White Blackout. Questa è una palla da 28 grammi, verniciata con vernice antifrizione, quindi non impiomba la canna. Ha una velocità anch'essa molto alta, sono 560-570 metri al secondo, quindi una capacità di shock notevolissima. Una cessione brutale di energia, anche questa come vedi ha una testa abbastanza piatta, semirotonda, e ha soprattutto la cavità centrale, quindi cessione immediata. Nei tiri brevi efficacissima e particolarmente precisa, quindi adatta comunque anche a un tiro su una distanza medio e medio-lunga. Passiamo alla palla che è stata forse la capostipite di tutte le nostre palle Baschieria e Pellagri. Si chiama proprio palla BEP. È una palla che ha come caratteristica anch'essa un fronte tondo con la piccola cavità, 32 grammi, quindi una palla di peso normale, lanciata con velocità notevolissime, ben superiori ai 450 metri al secondo, quindi energie molto alte, perfetta e concepita in un modo molto specifico per i tiri sulla media distanza in mezzo alla macchia. Anche l'impennaggio direi che è il classico, no? L'impennaggio è quello classico basato sulle 4 alette flessibili, diciamo che è una costante un po' di tutte le nostre palle questa, la possiamo scomporre, se la dividi, abbiamo un codolo che entra nella fortissima cavità caudale della palla, poi vedremo anche questa quale funzione abbia, e qui quindi unisce in un modo molto saldo la palla all'impennaggio. L'effetto è quello di mantenere equilibrata la palla in traiettoria perché l'impennaggio non si stacca. Addirittura anche recuperata dai bersagli, Esatto. Rimane unita al suo impennaggio. Questo è un esempio pratico molto chiaro da poter osservare. Questa è una palla che è stata sottoposta quindi alla prova, al tiro. Questa è una palla particolarissima, questo è uno dei prototipi della palla Hypershock e si è voluto mostrare col tiro su delle sostanze di densità abbastanza media quale sia la sua capacità di affungamento, ma l'assoluta non perdita di materia, quindi una conservazione molto alta della massa iniziale, che si riflette positivamente su una penetrazione molto accentuata. La vedremo fra un attimo. Vista la nostra Big Game, che comunque è una palla, ripeto, classica, da battuta, con delle prestazioni balistiche eccezionali, soprattutto sulla media e corta distanza, abbiamo la più classica di tutte le nostre, la Thrill Shock. Come vedi, questa è una palla che ha un profilo apicale studiato, infatti ha una precisione balistica straordinaria. Questa veramente fino a 50 metri mette 4 palle in un buco unico, quindi in canna liscia si fa un po' fatica a fare meglio di così. Certo. Ha un corpo di durezza intermedia, quindi si affunga
ma non si annulla come massa e mantiene un'ottima penetrazione. Ha una velocità altissima. La Trilshock in calibro 12 arriva a 500 metri al secondo. È un po' un record per una palla da 32 grammi perché sviluppa veramente una capacità di penetrazione e soprattutto un'energia di impatto molto molto alta. Sovrapponibile alla canna rigata nei 50 metri. Ah, quasi. È declinata in tutti i calibri la Trilshock. L'abbiamo in calibro 16, in calibro 20, in calibro 28 e addirittura in calibro 410. Questo ad esempio è il nostro 20, vedete che il profilo è praticamente lo stesso, con questa sua struttura apicale molto particolare, molto specifica. Abbiamo il 28, che è un calibro da non sottovalutare, perché con 17 grammi a 460 metri al secondo abbiamo veramente delle capacità di penetrazione notevolissime. E poi dopo c'è questa palla stupenda, questa è un 410 con una palla da ben 9 grammi, che ha una precisione sorprendente. Questa l'abbiamo provata spessissimo a 50 metri facendo degli impatti quasi come una carabina. È una palla che ha un senso soprattutto all'estero, dove puoi cacciare anche animali più piccoli in battuta come il capriolo, così. Però diciamo che in un tiro mirato, soprattutto alla posta, con un fucile preciso in cui lei possa esprimere tutta la precisione che effettivamente possiede, può fermare anche degli animali più grossi di quelli che ci si aspetta. Oppure anche da portare con sé per una questione di sicurezza quando Certamente, nella caccia vagante, certamente. oggi come oggi. Dove è con la possibile diffusione- portare delle cartucce a palla, Esatto, chi caccia col 410, avere in cartucciera 2 di queste cartucce, praticamente sottintende la capacità di potersi difendere, nel vero senso della parola, da qualsiasi cosa. Andiamo avanti con le nostre palle. Abbiamo una palla un po' più pesante, che è la Red Shock. Questa è una palla che è 35 grammi e mezzo. Ha sempre questo fronte rotondeggiante che abbiamo già visto in più descrizioni, è tipico della palla per una cessione immediata di energia, molto adatta per le brevi distanze. Dov'è che una palla di massa superiore e con questa caratteristica di cessione immediata di energia diventa molto utile? Nelle poste con poco spazio, in cui c'è la possibilità di incontrare degli animali molto corpulenti. Sappiamo che abbiamo dei cinghiali superiori al quintale, la cacciamo in una macchia abbastanza folta, per una tutela nostra, ma soprattutto dei cani, una palla di questo tipo dà una capacità e una potenzialità di penetrazione veramente molto molto notevole. Abbastanza simile, praticamente identica come peso, una palla recente, è nata non tanti anni fa, è l'Hypershock. Questa è una palla che pesa 35 grammi e mezzo, è una palla che strutturalmente è stata studiata per avere una penetrazione molto molto profonda. La sua parte apicale ha uno spessore maggiore, ha questo fronte che è un ibrido, diciamo, tra quello che abbiamo visto finora per le palle da media portata distanza, a quelle invece per i tiri più lontani, con la piccola cavità centrale che mantiene, questo è il suo prototipo recuperato dopo l'impatto, mantiene tutta la massa e una struttura comunque intera molto penetrante. Ultima ma non ultima abbiamo la Black Shock. Abbiamo la Black Shock e la Black Shock Magnum, che sono due cartucce che hanno una palla molto simile, sono esattamente queste due. Una è una palla classica da 32 grammi, la Magnum è 40 grammi. Quale funzione hanno? Allora, la Black Shock ha una nascita ben precisa, è una palla nata per le gare di tiro. Perché per le gare di tiro? Perché la verniciatura antifrizione nera lascia la canna perfettamente pulita ed è una cosa nota ai tiratori che fanno gare di tiro col 12 quanto sia importante mantenere la canna pulita soprattutto nel primo tratto per la precisione delle palle successive a quelle delle prime 4-5 serie sparate. La canna pulita mantiene una precisione inalterata fino al 50° colpo, quindi è possibile fare ripetute gare, soprattutto ripetuti spari su un bersaglio senza perdere assolutamente la precisione anche una volta sparati 10, 15, 20 colpi. È nata per questo, però con i 450 metri al secondo che ha, massa di 32 grammi, risulta comunque una palla che su un cinghiale non lascia molto scampo. La 40 grammi è la penetrazione portata ai massimi livelli. È una palla nata nel concetto di animali veramente molto grossi e molto tenaci. Cacciamo in una zona dove sappiamo che ci sono animali superiori al quintale e mezzo, quindi anche pericolosi per i cani. Questa è una palla risolutiva, molto stabile, anche in mezzo alla vegetazione devia veramente poco perché con tanta massa non ha praticamente efficacia la vegetazione ed ha una capacità di penetrazione veramente molto molto notevole e un impatto molto notevole per la notevole massa che ha. Ecco, arriviamo a quel punto che non vogliamo sicuramente evitare, eludere, che è quello della sicurezza, no? Le palle, soprattutto nel contesto della canna liscia, soprattutto in calibro 12, rimbalzano con una facilità molto alta quando hanno delle strutture che sono poco deformabili e soprattutto non cave.
Le palle cave, con una struttura molto deformabile, hanno uno schiacciamento e una perdita di velocità molto rapida una volta raggiunto il bersaglio, e quindi hanno la capacità di fermarsi in passi molto più brevi. Le nostre palle, possiamo disassemblarle e farle vedere tutte, Certo. hanno come caratteristiche questa grandissima cavità apicale. Quindi una cavità caudale che si porta fino quasi alla parte anteriore della palla, la rende molto deformabile, ma soprattutto la rende molto ritardata in traiettoria dopo l'impatto. E quindi è una palla molto sicura perché non ha quel nucleo pieno come la sfera, la maremana sferica sappiamo tutti che è la palla più pericolosa in assoluto, perché pochissima deformazione, una palla piena senza cavità Mantiene tutta l'energia. È quella che mantiene energia e schizza via con una facilità estrema. Queste sono state studiate per dare un effetto anche molto sicuro, quindi Baschieri ha lavorato molto efficacemente. Le palle più leggere poi con la loro pratica disgregazione, la loro frammentazione che hanno all'impatto, annullano completamente ogni effetto pericoloso della palla perché la palla si scompone, quindi non ha più parti grosse e pesanti che possono rimbalzare.